Quindi tecniche di presa: per un'esaustiva acquisizione di un edificio una solita tecnica di ripresa fotografica spesso non basta. Quindi chiaramente se noi facciamo una ripresa aerea e dobbiamo rappresentare aerea o terrestre, dove dobbiamo rappresentare ad esempio una porzione di territorio o una facciata, chiaramente però non è detto che il soggetto da rappresentare sia totalmente planare, quindi spesso c'è bisogno di, oltre che una ripresa diciamo prevalente, anche di alcuni scatti secondari. Quindi, riconosciuto l'oggetto da inquadrare, una buona prassi è accertarsi che appaia nella sua interezza in ogni inquadratura. Quindi questa è una cosa fondamentale che io consiglio, perché non basta riprendere uno spigolo, tante volte non basta riprendere uno spigolo in più fotografie, perché il software più ti avvicini più tende a non riconoscere quello che è l'oggetto da rappresentare. Invece spesso è meglio riprodurre diciamo nell'insieme quello che è l'oggetto, quindi nella sua interezza, e poi aggiungere appunto delle riprese più particolareggiate che in qualche modo seguono quella che è la ricostruzione master, chiamiamola così. Quindi è buon uso che tale oggetto occupi la maggior parte della foto, in modo che il legame tra punti 2D e coordinate 3D vengono calcolate su una gamma di valori più estesa possibile. Anche se doveste rappresentare una facciata, è inutile rappresentare in una foto l'edificio che appare ad esempio nella parte più alta per un terzo della foto e poi tutto il resto che sia cielo. Quello chiaramente produce solamente una ricostruzione che ha molto disturbo, diciamo che non ci interessa rappresentare. Invece è meglio includere tutto l'oggetto nei margini dell'inquadratura in maniera tale da ottimizzare anche quelli che sono i punti che ci interessano. Quindi, generalizzando, si potrebbe dire che il numero di piani dominanti che compongono un oggetto architettonico, ad esempio, costituisce la complessità morfologica dello stesso. Quindi più l'oggetto è fatto di, diciamo, superfici prevalenti, quindi dominanti come un piano, più l'oggetto sarà complesso. Quindi la definizione di un piano dominante deriva dall'approssimazione della forma architettonica, che ha, diciamo, un involucro che la racchiude nello spazio. E qua vediamo alcune immagini dove in questo caso chiaramente abbiamo un muro che si estende diciamo in una direzione longitudinale. È chiaro che in questo caso abbiamo tre piani, di cui diciamo il principale è quello che riguarda il portale. Io potrei fare solamente le foto ortogonali a questo piano, però in qualche modo mi impedirebbe di riprendere quelle che sono le altre due superfici trasversali, quindi devo sicuramente combinare altri punti di presa per riprendere bene anche magari l'angolo interno. Quindi questa ad esempio è una tecnica di tipo circolare. Per poter raccogliere efficacemente le immagini di un insieme, le une con le altre, è necessario possedere almeno una coppia di foto oblique per piano dominante. L'applicazione di questo principio risulta fondamentale per l'estrazione delle coordinate spaziali. Quindi, come vi dicevo prima, se io volessi ricostruire accuratamente questi punti che sono all'interno di questa sorta di nicchia, mi serviranno necessariamente anche queste foto che mi consentono appunto di aggiungere informazioni. Quindi nel secondo caso vediamo appunto le foto supplementari, che sono queste indicate in rosso, e quindi per la creazione delle texture le riprese invece saranno tanto più efficaci quanto l'asse del mirino sarà più ortogonale possibile al piano dominante. Quindi chiaramente se io volessi ricostruire questa facciata è logico che cercherò di fare delle foto ortogonali alla facciata, non è che vado a fare tutte le foto inclinate di 45 gradi rispetto alla facciata, perché comunque sia avrei una deformazione prospettica sia per quanto riguarda lo sviluppo longitudinale che quello altimetrico, no? Quindi tecniche di ripresa: prima di analizzare le tecniche di ripresa del nostro software Metashape, vediamo diciamo quelle che abbiamo appena anticipato. Quindi ci sono delle riprese ad assi convergenti oppure ad assi paralleli. Quindi con la ripresa ad assi convergenti, posizione diciamo
Vi consiglio di utilizzare la macchina orientata in posizione orizzontale in maniera tale da favorire una maggiore sovrapposizione tra una foto e l'altra, puntando diciamo sempre su quello che è il baricentro chiaramente dell'oggetto da rappresentare. Credo che qua abbiamo appunto una diapositiva, infatti qua come vedete punto sul centro del portale, però punto sul centro anche delle altre angolazioni in maniera tale da non perdermi l'oggetto inquadrato tra una foto e l'altra. Ripresa ad assi paralleli, quindi questa dicevamo era quella ad assi convergenti, quindi uno sviluppo circolare. Quella ad assi paralleli invece si ha spostandosi parallelamente al piano dominante, quindi solitamente si effettuano delle riprese che si accavallano nelle fotografie di circa il 25-30%, quindi questo riguarda la sovrapposizione diciamo, tra una fotografia e l'altra, ma riguarda diciamo, la fotogrammetria terrestre per riprese diciamo, molto ravvicinate. Chiaramente più uno si allontana, più la sovrapposizione deve aumentare. La distanza rispetto alla facciata da immortalare è quindi proporzionale, come dicevamo, alla risoluzione del rilievo che si vuole ottenere. Quindi più mi allontano, più il rilievo sarà veloce, più però il rilievo sarà meno, diciamo, sarà maggiormente approssimato. In questo caso vediamo una facciata e vediamo appunto il posizionamento, diciamo, degli apparecchi fotografici. Come vi dicevo, c'è una sovrapposizione tra una foto e l'altra, rappresentata da questa linea di apparecchi, diciamo, paralleli tra loro ed equidistanti dalla facciata, però ci sono anche delle foto supplementari che vengono scattate dagli angoli oppure da un punto più distante che riprende appunto l'edificio nella sua completezza.